Eccoci qua con Cinderella di Andrew Lloyd Webber, come piace chiamarlo a me a causa della sua doppia L. Diciamo che le aspettative erano molto alte, ecco perché si sa il personaggio, che tipo di musical ha fatto, i più grandi musical che noi ricordiamo hanno la sua firma. E inoltre la rivisitazione di un classico è una cosa sempre molto accattivante che almeno a me incuriosisce abbastanza. Alla lunga può stancare, però comunque ti dà un briciolo di curiosità, vieni portato, no, a pensare chissà che cosa ci sarà di nuovo. Quindi già questa combo era ottima. Inoltre, vedendo alcune delle canzoni che erano uscite prima di vedere il musical, erano piuttosto stimolanti anch'esse e accattivanti, che le premesse erano ottime. Ho stabilito dei pro e dei contro di questo musical. Fra i pro troviamo, come ho già detto, diverse canzoni, almeno 4-5 canzoni sono piuttosto accattivanti e sono piacevoli da ascoltare e sì, dai, insomma, ci siamo. I costumi sono molto belli, specialmente quelli del popolo. Il cast sicuramente è molto valido, sia per quanto riguarda il popolo, l'ensemble, e per quanto riguarda i protagonisti, bravi a cantare, bravi a recitare, nulla da dire, insomma. Ci sono dei contro anche riguardanti l'utilizzo delle canzoni. La maggior parte delle canzoni vengono utilizzate in dei momenti in cui non servono o sono canzoni che rimarcano un concetto che è già stato detto diverse volte, quindi finisci per avere inevitabilmente certe scene che, anche se hanno canzoni diverse o se accadono cose diverse, risultano ripetitive perché ribadiscono un concetto che è già stato affrontato in precedenza. Quindi l'utilizzo delle canzoni non è stato molto sapiente, così come l'utilizzo di certi testi, perché certe canzoni non ti danno nulla, non aggiungono niente. Nel musical la canzone è importante perché porta allo sviluppo di un personaggio che magari ha un cambiamento di mentalità, fa scorrere una scena rispetto all'altra o approfondisce un concetto che era superficiale. In questo musical invece le canzoni vengono utilizzate in modo molto strano. C'è questa pedana poi rotante che viene utilizzata al centro del palco, che sì, è una cosa comunque originale, però a mio gusto sfruttare così tanto la pedana rende le scene un pochino più statiche e non dinamiche, paradossalmente. È una piccolezza, però anche a me ha un pochino urtato, nonostante sia un metodo originale e renda la narrazione più insolita, ecco, non la vediamo usata in questa maniera così tanto spesso. La difficoltà maggiore che io ho ravvisato in questo musical sono i buchi di trama, come viene raccontata la storia. Ecco, se non l'avete visto e avete piacere di vederlo, fermatevi qui. Se invece non avete paura degli spoiler, proseguiamo pure, perché parlerò di certe scene in maniera un pochino più specifica. Partendo dall'inizio c'è questa famosa statua del principe che dovrebbe costituire un blasone per la cittadina, viene imbrattata da Cenerentole, quindi la cittadina perde questo premio fantomatico che prendeva tutti gli anni come città perfetta, ok? Molte di queste cose, come ad esempio questo concetto di perfezione, non viene esplicitato nel musical. E come mai il matrimonio forzato di Sebastian con un'altra donna dovrebbe ridare luce e ridare sfarzo al paese perfetto? Perché? Non si sa. Inoltre l'invito al ballo di Sebastian nei confronti di Cenerentola, lui le chiede: vieni al ballo anche tu, così almeno ho un amico su cui contare, ho una spalla, no, su cui piangere e disperarmi, perché io queste sconosciute che mia madre vuole farmi sposare non ne voglio sapere nulla, quindi almeno se vedo un volto amico sono un pochino più rincuorato. Questo è l'obiettivo di Sebastian. La matrigna giustamente le dice a Cenerentola: guarda che lui in realtà ti sta invitando solo per pena. Improvvisamente Cenerentola si deprime, proprio con uno schiocco di dita si deprime e dice: oh mio Dio, è vero. Allora, fra le due, fra la matrigna e Sebastian, dovresti fidarti maggiormente di Sebastian. Quindi non è possibile che una persona che tu di solito non stimi nella vita, non hai grande stima della tua matrigna, che poi lo dice anche in maniera un po' goffa, cioè lancia là questa cosa e poi se ne va, non è che ci ricama un discorso sopra per farti sentire in colpa e per
far penetrare in te questa idea che lui ti sta invitando solo ed esclusivamente perché prova pena per te. È troppo repentino il fatto che Cenerentola si convinca immediatamente che questa cosa che le dice la sua matrigna è vera. Mi sarei aspettata che magari tornando a casa glielo ripete una sorellastra e poi l'altra e poi magari, che ne so, uno del popolo, non lo so, comunque un modo un pochino più incisivo per instillare in Cenerentola il dubbio che forse sia veramente così, forse Sebastian l'abbia invitata al ballo solo per pena, solo per pietà, perché nessuno si fila a Cenerentola. Poi parliamo anche del fatto che ci sono la matrigna e la regina che con una canzone ci fanno capire che si conoscevano in gioventù e che non sono state, diciamo, proprio esempio di perfezione. Ecco, il mestiere più antico del mondo, diciamo, che ha imbrattato la loro reputazione in passato. La matrigna minaccia la regina e le dice: se tu non spingi tuo figlio Sebastian a sposare una delle mie 2 figlie, io dirò a tutti, dirò a tutto il paese che tu in realtà eri una prostituta. Manderò completamente in vacca la tua reputazione, in quanto regina è piuttosto preoccupante, giustamente, il fatto. Quindi tutto a posto. Alla fine, ovviamente, che Sebastian non sposerà una delle 2 sorellastre. Quando la matrigna si ripropone e dice: allora non ci siamo, ti avevo detto cosa sarebbe successo, adesso io spiattellerò tutti quanti come tu ti comportavi in gioventù e che eri tutto fuorché una regina e una poco di buono, la regina dice: non interessa a nessuno. La matrigna prende, se ne va e io mi domando: perché non interessa a nessuno? Ci abbiamo fatto una canzone sopra, una delle poche canzoni che ha un senso all'interno di questo musical perché ci spiega questa cosa che è importante. Perché d'un tratto non importa più a nessuno della tua reputazione, sei pur sempre la regina? Perché? Perché ad esempio Cenerentola di punto in bianco decide di andare in questo negozio e la proprietaria del negozio è la fata madrina, possiamo chiamarla, che vende abiti splendidi, scarpe splendide, e intuiamo che è quella che si preoccupa di tenere la perfezione del villaggio al suo posto, quindi è lei che acconcia i paesani, tutti vanno da lei per mantenere questo livello di perfezione, e lei dice che è da mesi, è da settimane che si organizza per preparare tutti al meglio per questo ballo. Arriva Cenerentola qui che vuole andare al ballo e allora ti verrebbe da dire: se Cenerentola ha una personalità così ben impostata, se Cenerentola è più che soddisfatta di se stessa, di essere diversa dagli altri, che cosa le ha fatto cambiare idea? Solo il discorso del principe? Spiegatecelo. Invece lei arriva dalla fata madrina e canta, inizia a cantare dicendo: rendimi figa, rendimi bella. E allora ti viene da dire: se già tu hai stima in te stessa, come mai è cambiata così di punto in bianco? Anche questa cosa mi è sembrata un pochino insolita, viste le premesse. Altresì è insolito che la fata madrina le regali anche le scarpe più costose del negozio in cambio di una semplice catenella che a Cenerentola non viene neanche spiegato perché la fata madrina vuole questa catenella. Per Cenerentola ha un valore sentimentale, ma per la fata madrina perché è così importante? Non si sa, anche perché sembra così importante, ma alla fine del musical, non si sa come, la fata madrina incontra Sebastian e gli dice: sei stato un pirla, e poi dopo spiegheremo perché, ti lascio questa catena che ti ricordi di Cenerentola e ti ricordi di quanto sei stato pirla. Questa è la sua motivazione, e tu dici: perché? Era così importante per te questa catena, questa collana, e tu la dai a Sebastian così, perché devi lanciare il monito? Non ha molto senso. Tornando alla fata madrina, la sua trasformazione sembrerebbe quasi una trasformazione a livello chirurgico, perché sembra di stare sì in un negozio che poi è una sorta di retrobottega in cui la fata madrina compie le sue magie, e sono magie di tipo chirurgico. Sembrerebbe che lei si occupi di chirurgia plastica per cambiare le persone e per renderle così belle, perché hanno dei camici, hanno delle siringhe, ok. Ma quando Cenerentola viene fuori dalla trasformazione ha semplicemente una parrucca bianca, ha semplicemente una parrucca bianca molto alta, piuttosto orrenda. Lei è molto bianca perché è piena di cipria e i connotati sono i medesimi, è truccata in maniera estremamente soft. Vi dirò che della trasformazione di Cenerentola lei non ne gode proprio i benefici, perché Cenerentola peggiora proprio in questa trasformazione, cioè viene proprio un pochino più bruttina di quello che è.
quindi, e poi se il tuo cambiamento deve essere così mirabolante, perché dice addirittura che Sebastian non la riconoscerà, dice che dovrà ritornare entro mezzanotte perché la bellezza ha un costo. Ma perché deve tornare entro mezzanotte? Noi vediamo dal musical che a un certo punto, a mezzanotte, Cenerentola comincia a sentire le scarpe estremamente scomode e a una certa prende, si cava la parrucca e il suo incantesimo svanisce così. Cioè, sentendo che ha le scarpe scomode, mi tolgo le scarpe e mi cavo la parrucca. Non ha senso anche questa cosa. Cenerentola va al ballo e Sebastian ovviamente non la riconosce, perché era questa una delle cose importanti, no? Di questo incantesimo, di questa trasformazione. Ma i due si scambiano letteralmente 4-5 battute, non si indaga, cioè Cenerentola non dice a Sebastian delle cose che solo lei potrebbe sapere, non fa di tutto per farsi riconoscere da Sebastian. Gli dà 2 frecciatine come a dire: lo sai che io sono sempre stata innamorata di te, lo sai che ti amo, lo sai che mi piaci. Come farà un povero Cristo in mezzo a una marea di donne che lo vogliono accalappiare a capire che questa qui è la sua amica di infanzia dopo uno scambio così breve di battute? Non ce la può fare il povero Sebastian. E nonostante ciò, quando il famoso incantesimo, chiamiamolo così, svanisce, Cenerentola si incazza pure perché Sebastian non l'ha riconosciuta prima, perché ovviamente quando poi lei, diciamo, si cava parrucca, scarpe eccetera, Sebastian mentre esce si rende conto che lei la chiama, ma i due vengono separati. Però anche tu, è il tuo migliore amico d'infanzia eccetera, lo capirai che è impossibile che lui ti riconosca in queste circostanze. No, non ci può stare questa cosa. Ok, lo spettacolo è tutto un po' meno godibile perché ci sono tante cose che non stanno in piedi e si vede che la trama è un po' forzata e che spesso la tua espressione quando guardi è questa. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate, se avete già avuto occasione di vederlo. Purtroppo sono rimasta un po' delusa perché mi aspettavo molto di più, e posso rimanere contenta perché ho aggiunto al mio lettore musicale altre 3-4 canzoni piacevoli da cantare, piacevoli da sentire, ma purtroppo nulla di più, e mi dispiace molto perché il cast era davvero molto valido e secondo me si sarebbe meritato qualcosina di meglio.